Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come grazie a un chiodo si possa creare un sistema di irrigazione che vi permetterà di non dover bagnare costantemente le vostre piante, perché si bagneranno da sole, quindi se vorrete andare in vacanza o più semplicemente non le volete bagnare, guardate questo video perché secondo me potrebbe esservi davvero utile. E la cosa importante è che è facile, semplice, ma soprattutto a costo zero. Primo metodo. La prima tecnica che vi propongo è quella tramite l'utilizzo di un chiodo. So che sembra assurdo, ma proprio grazie a loro potrete bagnare le piantine. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsene uno che sia lungo almeno 10 cm. Dopodiché servirà del filo che non sia sintetico e che assorba l'acqua, quindi possibilmente in lana, in cotone o in canapa. Ne servirà almeno 1,5 m. Dopodiché una bottiglia. Considerate che più sarà grande e più poi il sistema di irrigazione avrà autonomia nel tempo. E una volta trovati non resterà altro che unirli, quindi iniziare con il chiodo e lo spago. Prendere una delle due punte dello spago, prendere il chiodo, questa è la parte alta del chiodo, quella che poi non andrà nella terra, e quindi lasciare circa 10 cm sopra la testolina. Dopodiché andare col filo e avvolgere letteralmente tutto il chiodo sino a che poi non sarà coperto più o meno lasciando nella parte della punta 1-2 cm, proprio come in questo caso, e fare più giri in modo che poi la parte dove c'è lo spago sia di circa mezzo centimetro di spessore. Considerate che più sarà spesso in realtà la parte dove c'è lo spago, quindi questa, e più poi il sistema di irrigazione sarà valido perché è proprio da qui che poi passerà l'acqua dalla bottiglia al pane radicale della terra. E terminato di avvolgerlo, questo è ciò che dovresti ottenere, o comunque qualcosa di molto simile. Non resterà altro che legare le due estremità per fissare il tutto, ed è per questo che ho detto di lasciare poi circa 10 cm di spago sopra la testolina del chiodo. Ed ecco qua il risultato. Non resterà altro che prendere l'altra estremità del filo e mettere un contrappeso. Si potrà utilizzare un chiodo legandolo e farà già da contrappeso, oppure se si volesse anche un semplice bulloncino come in questo caso. Quindi andare a fissarlo e legare. Così. Arrivati a questo punto, il sistema di irrigazione è pronto perché in realtà saranno proprio loro a bagnare poi le piantine. Per essere certi che loro si attivino, però, prima di utilizzarli, immergeteli nell'acqua per circa un paio di minuti. Quindi, anche un semplice bicchiere, riempitelo con dell'acqua, normalissima quella di rubinetto, dopodiché prendete il tutto ed andate ad immergere all'interno. E lasciate a mollo per qualche minuto, così almeno tutta la parte del filo si inzupperà completamente. Trascorso meno di un minuto si potrà ritirare fuori il tutto. E questo è ciò che si è ottenuto. Guardate un po' come sia assolutamente zuppo ed è perfetto e pronto per essere utilizzato. Quindi tirare fuori il tutto e procedere con l'operazione successiva. Riprendere la bottiglia e riempirla con dell'acqua. Dopodiché prendere il chiodo e il contrappeso ed andare ad inserire lui all'interno della bottiglia. In questo modo sarà proprio il peso che porterà lo spago fino in fondo alla bottiglia, così. Finalmente il sistema di irrigazione è pronto per essere utilizzato, quindi non resterà altro che mettere questo all'interno del pane radicale della pianta che volete bagnare e funzionerà per capillarità. Cosa significa? Che in pratica questo, lo spago, assorbirà acqua che verrà passata in questo punto e da questo punto passerà alla terra della piantina. Provo a mostrarvi come funziona. Guardate, mani completamente asciutte, lo tocco ed ecco qua. Sono bagnate proprio perché lui perde le goccioline qua in punta. Guardate, spero che si riesca a vedere. Ecco, gocciolina, gocciolina. Sono proprio queste gocce che piano piano bagneranno il pane radicale. Ed è proprio questo il motivo per il quale dico più corda avrai intorno il chiodo e meglio funzionerà poi tutto il sistema di irrigazione. Scegliete le piantine che vorrete bagnare ed andate ad inserire questo all'interno del pane radicale in questo modo. Basterà andare alla base della pianta e spingere letteralmente il chiodo all'interno del terreno, così. E l'operazione è ultimata.
Ai fini di un buon funzionamento del sistema è importante che la distanza tra l'imboccatura della bottiglia e il chiodo sia il minore possibile, quindi avvicinate il più possibile la bottiglia alla pianta e inserite per quanto possibile all'interno della stessa lo spago. In questo modo ci sarà meno dispersione di acqua tra la bottiglia e il chiodo e tutta l'acqua poi finirà nel pane radicale. Secondo metodo. Per quanto grandi siano, le bottiglie, intendo quelle ad uso alimentare normali, potranno contenere all'incirca 2 litri. Finita l'acqua all'interno, finirà anche il tempo di copertura di irrigazione delle vostre piante. Se ve ne servisse di più, allora io vi consiglio di utilizzare dei contenitori più grandi, come ad esempio bacinelle come questa. Queste potranno contenere anche 6-7 litri, quindi decisamente molto di più. Però le piantine non potranno essere inserite all'interno direttamente, se no toccheranno l'acqua e c'è il pericolo che a lungo andare poi le radici marciscano. Occorrerà inserire all'interno un qualcosa che tiri su rispetto al livello dell'acqua le piantine, quindi in questo caso io utilizzerò un vaso di vetro. Dopodiché inserire la piantina sopra, andarla a appoggiare semplicemente in questo modo e poi riempire la bacinella. E una volta riempita, riprendere i chiodi, fare cadere la parte col peso all'interno, dopodiché inserire nel pane radicale, esattamente come abbiamo fatto prima. Considerate che maggiori saranno le dimensioni del vaso e più chiodi si potranno mettere all'interno. In questo caso il vasetto di 20 cm potrà ospitarne addirittura 2 di chiodi. Così facendo si andrà ad aumentare la copertura e questo è ciò che si è ottenuto. In questa maniera i 2 chiodini andranno a bagnare tutta la superficie del vaso. Più sarà grande il vaso, più chiodini potrete mettere, perché sennò rischierete che poi la terra verrà bagnata soltanto nel punto intorno al chiodo. Così facendo invece aumenterete la superficie di irrigazione. Prova dell'efficacia dell'esperimento. Al fine di capire se questa tecnica sia valida o meno, la proveremo su questa pianta, che purtroppo per parecchi giorni non è stata bagnata e infatti presenta dei sintomi di disidratazione davvero molto importanti. Tutte le foglioline e i fiori tendono ad andare verso il basso. Guardate quanto siano rovinate. Quindi semplicemente spostare le foglioline, mettere la punta all'interno e con una leggera pressione mettere dentro, così. Trascorse soltanto 8 ore, i primi risultati iniziano a vedersi sulla pianta. Infatti, alcune delle foglioline che erano completamente giù iniziano a prendere vigore e tornare verso l'alto. Trascorse 12 ore, la differenza si vede. Le foglioline sono praticamente tutte verso l'alto. Trascorse 48 ore, riprendendo il tutto, guardate un po' come la piantina abbia fatto riandare su completamente tutte le foglioline e i fiori. Si sono completamente reidratati, praticamente tutta l'acqua di cui aveva bisogno gli è stata data dal chiodo che ha bagnato la terra. Guardate un po', anche solo toccandolo le dita rimangono bagnate, proprio perché sta assorbendo dalla bottiglia l'acqua. E quindi, a fronte di ciò che è successo, si può affermare senza ombra di dubbio che questo metodo per poter bagnare le piante è assolutamente efficace. Questa è una tecnica validissima per bagnare le vostre piante, ma io vi consiglio di provarla sempre prima di lasciarle da sole. Questo perché ci sono delle varianti, ad esempio il terreno che potrebbe essere più o meno assorbente, la pianta che potrebbe avere più o meno bisogno, a seconda del periodo dell'anno, di acqua, o semplicemente come la esponete, quindi se troppo diretta al sole avrà bisogno di più acqua. Per evitare che poi tornate dalle vacanze e troviate una piantina secca, provatela sempre prima. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.